Ciao a tutti! Vi siete mai chiesti qual è il centro dell'universo? Utilizzando il modello cosmologico di Aristotele e Tolomeo, fino al 1600 si pensava che il centro dell'universo fosse la Terra, la Luna, il Sole e i pianeti che le orbitano intorno. A ciò si univa la convinzione che le leggi della fisica terrestre fossero completamente diverse dalle leggi che regolano il moto dei corpi celesti. Questi ultimi erano considerati eterni e perfetti e il loro movimento doveva essere circolare. La circonferenza, infatti, è la linea perfetta perché è simmetrica e priva di inizio e fine. Ben diverso è il comportamento dei corpi terrestri, che sono imperfetti e si deteriorano. E i loro moti hanno un inizio e una fine e tendono ad essere più o meno rettilinei. Anche il primo modello eliocentrico, cioè con il Sole al centro del sistema solare proposto dallo scienziato Copernico, faceva l'ipotesi che le orbite dei pianeti attorno al Sole fossero circolari. Questo modello è in grado di spiegare nelle loro caratteristiche generali i moti osservati dei corpi del sistema solare. Però lo stesso Copernico si accorse che rimanevano dei problemi di tipo quantitativo, nel senso che diverse quantità calcolate all'interno del suo modello non erano in accordo con le osservazioni astronomiche. Questi problemi furono risolti da Giovanni Keplero, un astronomo tedesco che perfezionò il modello eliocentrico, rinunciando all'idea che le orbite dei pianeti dovessero essere per forza circolari. Secondo Keplero, infatti, le orbite descritte dai pianeti attorno al Sole non sono circonferenze, ma ellissi. L'ellissi è una figura piana definita dalla seguente proprietà: la somma delle distanze dei punti dell'ellisse da due punti fissi è costante. L'ellisse è come un cerchio schiacciato il cui raggio non ha sempre lo stesso valore. Successivamente Keplero formulò tre leggi, note come le tre leggi di Keplero, che descrivono matematicamente il moto dei pianeti attorno al Sole secondo orbite ellittiche. Prima di tutto, però, dobbiamo saper definire cos'è un pianeta. Un pianeta è un corpo celeste che orbita attorno al Sole. È dotato di atmosfera, cioè di uno strato di gas trattenuto dalla gravità sulla propria superficie. Il Sistema Solare è composto dal Sole, da 9 pianeti, compresa la Terra, e da un insieme di tantissimi corpi celesti minori, le comete e gli asteroidi, dei quali non si conoscono il numero. Pianeti, asteroidi e comete ruotano tutti intorno al Sole, ciascuna lungo un'orbita diversa, un'ellisse, della quale il Sole occupa uno dei due fuochi. Tutti e tre rispettano le tre leggi di Keplero. Mentre i pianeti percorrono la loro orbita attorno al Sole, essi ruotano contemporaneamente attorno al proprio asse. È come quando calci un pallone ed esso si mette a ruotare su se stesso mentre si muove in orizzontale. I pianeti si possono suddividere a seconda della loro distanza dal Sole. Si distinguono in pianeti interni, cioè quelli più vicini, e pianeti esterni, cioè quelli più lontani. Tra i pianeti interni troviamo Marte, la Terra, Venere e Mercurio, invece tra quelli esterni possiamo trovare Giove, Urano, Nettuno e Plutone. Keplero, attraverso le sue leggi, non arrivò a spiegare la causa del moto dei pianeti, ma ciò nulla toglie alla sua geniale intuizione. Tenuto anche conto che a quei tempi il moto era considerato una caratteristica intrinseca dei corpi. Per cui non se ne cercava la causa, ma ci si limitava alla sua descrizione. Keplero, in altre parole, intuì che il Sole esercitava sui pianeti un'azione che li vincolava verso le loro orbite, ma non si chiese di che natura fosse tale forza. In ogni caso, le tre leggi di Keplero rappresentano un risultato fondamentale per la storia della meccanica celeste e furono la base degli studi successivi di Newton. La prima legge di Keplero afferma che i pianeti ruotano attorno al Sole secondo orbite ellittiche, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Come abbiamo già detto prima, l'ellissi è una figura geometrica bidimensionale, paragonabile a un cerchio schiacciato, formata dai punti di un piano le cui distanze da due punti fissi, detti fuochi, hanno somma costante. Le orbite ellittiche dei pianeti sono ellissi poco schiacciate, vicine alla circonferenza.
La seconda legge di Keplero afferma che il raggio vettore che congiunge un pianeta al Sole spazia aree uguali in tempi uguali. I pianeti non si muovono sulla loro orbita con velocità costante. Un pianeta è più veloce quando più è vicino al Sole, il perielio, ed è più lontano quando più è lontano dal Sole, all'afelio. La terza legge di Keplero afferma che il quadrato del periodo di rivoluzione di un pianeta attorno al Sole è proporzionale al cubo della sua distanza media dal Sole. I pianeti più vicini al Sole hanno periodi di rivoluzione più brevi dei pianeti più esterni. Per oggi abbiamo concluso. Grazie della visione!